Allora, facciamo iniziare da adesso il nostro giro in Tunisia. Già si vede la costa, non so se si vede bene con la telecamera, con la piccoletta là. La nave ha già messo la bandiera di cortesia tunisina. Il viaggio adesso, il percorso ve lo metto qua su, ve lo faccio vedere. Quindi seguite il nostro giro se volete avere informazioni, giusto? Giusto. Basta solo per quello? Sì. No, anche perché siamo Anche simpatici. per vedere i Per vedere i paesaggi, cerchiamo di dare il maggior numero di informazioni e magari di farvi vedere anche cosa si può fare in due con la moto, niente di avventuroso, ma sei da solo. Noi siamo in due. Quindi se volete vedere il video iscrivetevi al canale e seguiteci. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Ieri sera siamo arrivati verso le 9:30, il traghetto è arrivato un po' in ritardo, qualche lungaggine per le procedure burocratiche, per diciamo la dogana. In realtà non ci hanno rotto le scatole più di tanto, hanno controllato i documenti, hanno voluto sapere dove andiamo, per gli alberghi gli è bastato il primo. Noi siamo venuti all'hotel Tiba, che è praticamente vicinissimo a Medina. Per chi ha la moto e la vuole tenere al sicuro, qua diciamo che il posto c'è ed è molto protetto. La colazione in questo hotel è molto buona, non ci è piaciuta come una colazione internazionale, c'è il cambio vicino e sei praticamente a pochi passi dalla Medina, quindi direi che è consigliato. Cap partenza, cerchiamo adesso di uscire il più rapidamente possibile da Tunisi, ci dirigiamo verso Cap Bon Extremity, la parte diciamo più vicina all'Italia della Tunisia. Come dicevo prima, adesso ci dirigiamo verso Cap Bon Extremity, che è una penisola che si affaccia sul Mediterraneo in direzione nord-est. Si ipotizza che migliaia di anni fa fosse addirittura collegata alla Sicilia facendo una specie di ponte tra l'Africa e l'Europa. Cap Bon è praticamente il posto più vicino all'Italia, alla Sicilia in particolare, della Tunisia. Siamo a Cap Bon, la zona più a nord della Tunisia. Mentre stavamo registrando e facendo fotografie, sono arrivati 3 militari che ci hanno fatto cancellare tutte le registrazioni perché era zona militare e ci hanno detto di non fare altre registrazioni, quindi quello che ci è rimasto è quello che avete visto. Il prossimo punto che andremo a visitare è uno dei punti che mi ha colpito durante la visualizzazione dei video della Tunisia, è la grande moschea di Kairouan, una moschea che copre circa 9.000 metri quadrati. Cavoli, per poco non lasciavo la GoPro attaccato al tendone, vabbè. Come dicevo, questa grande moschea copre una superficie di 9.000 metri quadrati ed è stata presa ad esempio per tutte le moschee costruite successivamente a questa nel Maghreb. Quindi ricapitolando, adesso metterò il mio percorso qua in alto. Quando siamo usciti da Tunisi abbiamo percorso tutta questa penisola fino ad arrivare a Cap Bon e adesso ricominciamo la nostra discesa verso sud, passeremo da Hammamed, faremo un tratto di costa, poi lasceremo la costa per andare a visitare appunto questa grande moschea di Kairouan.
Il tratto di strada da Cap Bon e da Mamet non è che ci ha entusiasmato più di tanto, diciamo che forse le cose più interessanti sono quando passi dentro ai paesi, alle città, dove vedi un po' di vita locale, qualcosa di, diciamo, che si muove, qualcosa di interessante, anche se allora, la prima cosa che disturba un po' sono i dossi, c'è una quantità di dossi incredibile, che vabbè, forse in certi casi è anche inutile visto la condizione della strada e il traffico caotico che c'è. La cosa che ci ha colpito un po' è questa sensazione di abbandono, come se ci fosse stato una sorta di degrado, nel senso che forse il Covid qua, la mancanza di turismo ha lasciato una traccia notevole. Siamo arrivati a Kairouan cercando di andare a visitare la famosissima moschea. Abbiamo trovato la guida subito, immediatamente, una guida poco cara, non è cara come quella. No. Vediamo com'è. Sta facendo fare il giro della città vecchia e poi ci porta alla moschea. Significa l'altra era la capitale del nord dell'Africa. Kairouan è la quarta città santa del mondo arabo. La prima è Mecca, Medina, Gerusalemme e Kairouan. A Kairouan sono tante moschee, qua 135 moschee. Si arriva 7 volte a Kairouan dall'Italia fino qua, non viene di Sus, di Hammamet. 7 viaggi dall'Italia fino qua si uguale una volta alla Mecca. La storia di Kairouan era il capitale del nostro paese del musulmano. Si vede anche le porte, anche i balconi, si dice qualcosa. Come questa sono una famiglia berbero. Il berbero sono tunisino, sono musulmano, pregano, parlano uguale come dialetto. Si vede ogni porta così con questa, sono berbero. Si vede la mano di Fatima, sono di Kairouan, ora gente di Kairouan. Si vede senza disegno, senza mani, sono a casa d'affitto. Secondo me già mi ha vestito, Già mi ha vestito, secondo me. Il cazzo lo metto col bagaglio qua adesso. Al deserto, anche al deserto, sono una cosa ragazza di Kairouan. Ne prendo una. Prendi questa qua, dai, prendi questa qua. Senza tu stai. Eccoci qua nella grande moschea di Kairouan. Kairouan si dice? Sì, Kairouan, Kairouan. Questa qua è stata costruita nel 670 d.C. dopo Cristo. La guida ci ha detto che se vieni 7 volte a questa moschea vale una volta nella Mecca. Detto così. Sì, Io non so, la non so guida, se è vero. Questa è considerata una delle moschee che ha fatto da modello per le successive moschee del Maghreb. C'è un bellissimo cortile lastricato dove ci siamo sopra, un mega minareto veramente massiccio e tutto questo portico intorno. Il viaggio continua verso sud, prossima fermata Djerba, questa isola diciamo molto turistica, vogliamo andarci a dare un'occhiata perché c'è un posto in particolare in cui noi vorremmo visitare, però prima di arrivare al traghetto ci fermeremo a vedere nella città di El Jem, a vedere il famosissimo anfiteatro dell'antica città di Tisdrus. Anfiteatro romano di El Jem che poi in realtà ce l'abbiamo qua davanti, siamo già arrivati.
Eccoci qua, nell'anfiteatro romano tunisino, Sì, costruito dai romani, naturalmente, anzi forse dai tunisini, però gliel'hanno fatto costruire i romani, ed è rimasto intatto praticamente fino al XVII secolo. sì. Eh, Veniva chiamato la città Tisdrus. romana, Tisdrus forse, più o meno. così, si dice. Dopo il XVII secolo intanto ci sono stati gli ottomani che l'hanno bombardato per stanare, Esatto. per stanare i ribelli che c'erano qua dentro, e poi l'hanno smontato per costruire la nuova città di Algem e la moschea di Kairouan. Kairouan, le sa tutte, cavolo, le sa tutte. Provo. Aveva una capienza di 35.000 spettatori. Adesso naturalmente è patrimonio dell'UNESCO, non so da quando, ma lo cercate su Wikipedia. Non so se si vede qualcosa, siamo arrivati in questo posto che è veramente particolare, suggestivo. In un paesino dove non c'è nulla, non c'è niente, credo che sia qualcosa di estivo, però non c'è bar, non c'è ristorante, non c'è niente. E c'è questo alberghetto qua che il proprietario si è anche offerto di farci qualcosa da mangiare, e quindi ci siamo sistemati qua, abbiamo preso tutto l'albergo praticamente. Le moto sono, ecco, questo è l'alberghetto, camere, il bagno in comune, le moto sono qua dentro, direi abbastanza al sicuro. Ci sono chilometri di spiaggia dove hanno costruito queste, diciamo, protezioni, residenze al mare, non lo so come chiamarlo, però probabilmente ci sarà un periodo dove c'è tantissima gente. Adesso non c'è nessuno. Anche il clima, tra l'altro, non è che sia dei migliori. Dicono che per questo periodo normalmente ci sono almeno 10 gradi in più. Non so perché, ma non ho resistito alla tentazione di fare un giro in mezzo a queste casette con la moto. È una cosa che non si sa spiegare, ma avevo voglia di farci un giro e mi dà una sensazione strana, questo posto che sembra un po' post-apocalittico, non lo so perché, però insomma sono quelle scemate che uno gli viene voglia di fare, non si sa perché. Traghetto per Germa. C'era tanto vento, avevamo paura che non si prendesse, invece sembra che parte. Adesso vediamo se si balla. Gratis, eh? Dove è già? Germa è là. Forse. Non si vede. Non si vede. Che le bassa. Vediamo, le moto sono lì. Facciamo benzina quando arriviamo. Speriamo siano, che non si balli molto. Oh dai, cazzo. Vediamo Germa. Villaggio di El Riad, dove c'è stato nel 2014 un evento di street art. Sì, dove sono riuniti gli artisti. Tutti gli artisti sono riuniti in questo villaggio e hanno creato una serie di murales molto molto belli, e il villaggio adesso ha preso il nome, questo evento, Djerba Oud, e quindi diciamo questo luogo ha preso un po' questo nome qua, e adesso vi facciamo vedere. E i murales sono in ogni vicolo, In ogni sotto vicolo. queste particolari illustrazioni meravigliose. Adesso ve le facciamo vedere. Partiamo dal primo, che è questo qua dietro, dove si vede
al primo dove abbiamo iniziato noi. Un uomo, sì, dal primo che abbiamo fatto noi, un uomo annegato. Noi abbiamo interpretato come se la natura sopravvive all'uomo, quindi l'uomo se n'è andato, Questo simbolo il gabbiano dove- beatamente se ne frega e lo utilizza come appoggio, tipo appoggio Come galleggiante. proprio come Allora, questo l'ho interpretato io, i prossimi ve li interpretate poi voi. Sì. Allora, aspetta, mi torno. Quindi qua quindi la prima parte del nostro viaggio. Domani continueremo verso sud, verso Tataouine, dove secondo noi inizia la parte un po' più avventurosa, un po' più scenografica della Tunisia. Se il video vi è piaciuto, un bel mi piace è gradito. Se volete lasciare un commento è ancora meglio. E se magari vi volete iscrivere al canale potrete seguire i miei prossimi viaggi, e questo sarebbe per me fantastico.